Buongiorno e benvenuti a Londra, nel quartiere di Westminster, dove appunto ci troviamo nel nuovo Peninsula Hotel, più precisamente all'8° piano, dove c'è il ristorante Brooklands. Io sono Francesco Di Benedetto e sono l'executive del ristorante Brooklands, aperto più o meno da 1 anno e 6 mesi. Facciamo un tipo di cucina non proprio francese, non inglese, che però è appunto orientata e nello specifico più sulla materia prima che troviamo qui in Inghilterra. Lavoro tantissimo con dei producer e dei farmer che danno le direttive giuste per me per creare il menù che cambia costantemente basato su quello che è la stagionalità dei prodotti. Creare appunto un risotto in una cucina che comunque ha delle basi francesi sarebbe un'eresia. Ho deciso di rivalorizzare quello che è la qualità ottima del riso. La creazione appunto di questo risotto che faremo oggi è un clash, un'unione di sapori tra quelli che sono i miei sentori di italianità pura dell'utilizzo del riso e del parmigiano, con uno dei prodotti scozzesi più famosi e per me anche unici nell'identità del sapore, utilizzando un whisky, per me uno dei migliori che si possa trovare in the market. L'idea è nata appunto nell'unire in modo simbiotico i 3 prodotti, quindi cercando di ottenerne il massimo del sapore da ognuno di loro. E quindi facciamo macerare il parmigiano 36 mesi in questo whisky, in delle anfore di terracotta. L'invenzione è stata appunto quella di creare un sapore inesistente tra i 2 prodotti, una nota forte di affumicatura che appunto si crea tra il whisky e il parmigiano in questa fase di macerazione. Il parmigiano lo lasciamo quindi macerare in queste anfore di terracotta da un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 5 mesi. Viene tagliato, completamente coperto, e poi sigilliamo l'anfora con della cera in modo che non ci sia l'ingresso di aria dall'esterno, e questo permette di concentrare al massimo i sapori. Cosa facciamo dopo i 3 mesi minimi? Apriamo l'anfora, estraiamo il liquido, quindi questo sapore intenso che il whisky si carica dalla purezza del parmigiano. Il whisky che ho deciso di utilizzare appunto per questa macerazione è un Atherberg, prodotto in una piccola isola, l'isola di Islay, che fa parte dell'arcipelago delle isole in Scozia, dove appunto ha la presenza di quest'acqua estremamente pura che è perfetta appunto per la produzione e la fermentazione del whisky. Fermentazione che viene fatta in 2 fasi, che è quella che poi alla fine dona quella nota di dolcezza e di affumicatura allo stesso tempo. Cioè il whisky viene prima fermentato in barili classici di oak e poi successivamente viene la seconda fase della fermentazione, appunto quindi quella dello aging, no? Quella della maturazione del whisky, viene fatta in barili di sherry. Quindi ha una complessità talmente profonda che alla fine ti dà dei layers di sapori completamente diversi ogni volta che lo si assaggia. All'apertura dell'anfora noteremo il grasso che affiora appunto del parmigiano dopo i 3 mesi di macerazione, che sarà parte integrante del brodo di cottura. Marcos Kovaras, il mio head chef, sta grattando il parmigiano che poi aggiungerà al liquido di macerazione che otteniamo dall'anfora e una percentuale di acqua. Per il brodo quindi abbiamo bisogno di 1 chilo di parmigiano grattato, 250 ml del liquido di macerazione dell'anfora e 500 ml di acqua. Facciamo cuocere il parmigiano per all'incirca 1 ora, 1 ora e mezza, a fuoco molto lento. Il parmigiano si fonde e rilascia tutto quello che è il suo sapore. Quindi abbiamo un brodo talmente intenso e ricco appunto di parmigiano, ma allo stesso tempo di whisky, non più un whisky con
un tasso alcolico alto, ma con questo sentore che si è creato appunto nella macerazione di smokiness, come se ci fosse la presenza di un bacon. Dopo un'ora e mezza passiamo appunto a questo liquido che poi sarebbe il nostro brodo di cottura per il risotto. Si passa poi alla preparazione di un classico risotto della tradizione italiana. Cominciamo la tostatura del riso con una piccola noce di burro, dove tosteremo il nostro riso, carnaroli della riserva San Massimo, proprio appunto perché ho bisogno di quell'amido che mi aiuta a non aggiungere tanto burro e tanto parmigiano alla fine, che andrebbero appunto a cancellare la complessità di sapore che abbiamo creato negli ultimi 3 mesi di macerazione. Poi gradualmente aggiungiamo quello che è il brodo ottenuto appunto dalla macerazione del parmigiano, gradualmente. La cosa importante è quella di non aggiungere sale, perché quello che possiamo notare nella macerazione del parmigiano così tanto tempo, la sapidità è molto elevata, quindi bisogna saper gestire la quantità di brodo all'interno del riso nella cottura. Ed è anche per questo che è molto importante assaggiare costantemente, gestendo quindi la quantità di brodo da aggiungere per la cottura finale. Quindi procediamo alla cottura del riso in un metodo veramente classico. L'unica cosa che è importante secondo me, soprattutto per fare saltare ancora di più quella che è la fumicatura che otteniamo da questo processo di macerazione, è quello di lasciare riposare il riso per almeno 3-4 minuti prima della mantecazione. E questo cosa fa? Riduce al massimo la temperatura elevata, quindi iniziale di cottura, e fa accentuare ancora di più la fumicatura e quella nota di dolcezza che abbiamo nel nostro brodo iniziale. E dopo questi 4 minuti di riposo procederemo all'aggiunta di poco burro e poco parmigiano, che ci serve solo per dare quella cremosità finale al risotto. Alla mantecazione è importante che comunque nella fase di degustazione finale del risotto bisogna anche capire se c'è la necessità di nebulizzare dell'altro whisky all'interno per ottenere il giusto bilanciamento. Il terzo elemento, e quindi parte integrante della ricetta, è appunto questo pepe, o meglio pepperberry, della Tasmania, che ha una nota veramente forte di mirtillo, una nota abbastanza dolce iniziale che poi quando lo spolvereremo sopra il risotto a contatto con il calore sprigiona la sua giusta piccantezza, ma non troppo elevata. E quindi questo sapore di mirtillo legato alla fumicatura e alla smokiness che abbiamo dalla macerazione, quindi dal nostro brodo, è una combinazione perfetta. L'unione dei 4 ingredienti ci portano ad ottenere un risultato veramente potente. Impiattiamo il risotto coprendolo completamente con il pepe. E finendolo al tavolo nebulizzando il whisky, che sarebbe l'ultima nota di freschezza di cui abbiamo bisogno per il nostro piatto. Sono estremamente felice di aver aperto le porte a Italia Squisita. Con questo risotto avete avuto uno spaccato di quello che è il mio stile di cucina. Questa ricetta è decisamente riproducibile, dovete solo cercare il vostro whisky. Io l'ho trovato sorseggiando per puro caso un whisky in aeroporto. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita, vi aspetto a Londra e alla prossima.